Ed egli a me: perché tanto delira? Disse: lo ingegno tuo da quel che sole, over la mente dove altrove mira. E lui, Virgilio, a me: perché delira e sviato fuori dalla linea così tanto? Disse Virgilio: il tuo mio ingegno da quello che suole rispetto al solito. Oppure la tua mia mente dove mira, guarda con attenzione, altrove, da un'altra parte. Insomma, banalizzando questa terzina, Virgilio mi dice: ma che domande fai? Sei impazzito o hai la mente da un'altra parte? Virgilio mi riprende con decisione, perché le domande che ho fatto sono sbagliate. Sì, anche le domande possono essere sbagliate, non solo le risposte. Sono sbagliate in quanto ho domandato mentre il mio ingegno delirava, oppure, alternativa, ho domandato mentre stavo pensando ad altro. Il delirare del mio ingegno è posto di forte contrasto col precedente e io, maestro assai chiara, procede la tua ragione. Virgilio non ha preso di certo bene queste domande riguardo al se Dio abbia in ira o meno certi dannati e perché li abbia posizionati lì. Il mio ingegno ha fatto tali domande mentre delirava oppure mentre stavo pensando ad altro, nel senso che le domande sono inopportune e soprattutto già so le risposte. Il domandarle però mi ha permesso di essere richiamato dal maestro e di sentire e scrivere la spiegazione data da lui. Il delirare consiste nell'essere, parlare in questo caso, mentre si è fuori di sé, uno stato che è spesso accomunato ad una forte febbre o a un forte innamoramento passionale. Delirare deriva dal latino ed è formato da de, che indica allontanamento, e lira, solco, quindi propriamente uscire dal solco, dal seminato. In questo caso specifico è il solco tracciato da Aristotele. Come in 1.6 Virgilio mi dice: ritorna a tua scienza, tra poco mi dirà: non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica, e poi dirà anche tua fisica. Solo un'altra volta in tutta l'opera è usata la parola delira, deliro a essere precisi, e il collegamento è profondissimo. 3-1. Ondella, Beatrice, appresso d'un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sovra al figlio deliro, e cominciò: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questo è forma, che l'universo a Dio fa somigliante. Sta qui la chiave per capire il perché Principio mi abbia ripreso in modo così deciso. Questo è l'ordine voluto da Dio e questo ordine è contemporaneamente forma che fa l'intero universo, non solo gli inferi, ma anche a Dio somigliante. Oltre al fatto che già mi aveva detto che tutti i dannati sono in ira di Dio e oltre al fatto che già ho visto come i precedenti dannati siano in ira di Dio. Vengo sgridato ma contemporaneamente esaltato, dato che, leggendo la terzina da un'altra prospettiva, questo mio errore specifico, giustificato dal mio stesso maestro nell'ultimo verso che dice che forse sto mirando altrove, implica che di solito il mio alto ingegno funziona benissimo. Mirare sta per guardare con attenzione, 1-4. Mira, guarda con attenzione, colui, Omero, che quella spada in mano. E ti faccio notare ancora una volta come sia la mente e non gli occhi a mirare, guardare. Non ti rimembra di quelle parole con le quali la tua etica pertratta le 3 disposizioni che il ciel non vuole: incontenenza, malizia e la matta bestialitade. E come incontenenza, men Dio offende e men biasmo accatta. Non ti ricordi di quelle parole scritte con le quali la tua, di riferimento, etica a Nicomano di Aristotele, tratta a fondo le 3 disposizioni, collocazioni, inclinazioni che il cielo, Dio, non vuole, condanna. Incontinenza, sottomettere la ragione alle pulsioni. Malizia, usare la ragione in modo maligno. E la matta, fuori dall'uso della ragione, bestialità, crudeltà animalesca, bestiale. E di come l'incontinenza offende di meno Dio e accatta, si procura, meno biasimo, disapprovazione.
Insomma, Virgilio mi fa notare come io abbia fatto domande delle quali già conoscevo la risposta, oltre al permettermi di chiedere riguardo all'ordine assegnato da Dio, dato che già nella mia di riferimento etica, cioè quella aristotelica, c'è scritto che ci sono 3 disposizioni che il cielo non vuole. In realtà Aristotele dice che queste 3 disposizioni sono da fuggirsi, non dice che Dio non le vuole, quale Dio tra l'altro. Qui il pagano Virgilio mi sta spiegando l'ordine degli inferi dato da Dio, usando come fonte il pagano Aristotele. Ripeto, qui il pagano Virgilio mi fa notare come già il pagano Aristotele avesse correttamente spiegato ciò che il cielo non vuole o che vuole. E ciò che sto vedendo e vedrò, la verità quindi, è proprio come la descrissero questi 2 pagani, tra Etica e Eneida. Qui mi dilungo per fare un passo contemporaneamente indietro e in avanti. Indietro confermandoti come fu Mercurio, se fossi costretto a fare un solo nome, quel da ciel messo, il messaggero degli dei pagani, ad averci soccorso per farci entrare nelle mura di Dite pochi canti fa. Era appunto messo e messaggero del cielo, e non c'è differenza tra un cielo pagano e un cielo cristiano. Il pagano Aristotele aveva già spiegato ciò che il cielo non vuole, e Virgilio aveva già descritto il viaggio negli inferi con Minos, Caron, Dite, eccetera. E per fare il passo in avanti è lo stesso cielo a non volere incontinenza, malizia e la matta bestialità. L'ordine è dato da Dio, il Dio cristiano, il vero Dio. Poco fa ti ho anticipato, dirà Beatrice, come poco fa ti ho anticipato, dirà Beatrice in 3.1. E lo stesso ordine già spiegato dai maestri pagani, dalla tradizione, sempre con quella T iniziale enorme. Disposizione, disporre, è sia inclinazione ma anche propriamente collocazione, e qui stiamo appunto parlando in un certo senso di geografia, di come siano disposti i dannati nei vari luoghi. 3 sono queste disposizioni. La prima è l'incontinenza, il non sapersi contenere. I piaceri sessuali, 1,5, i piaceri della gola, 1,6, dei soldi, 1,7 e anche l'ira, 1,8, non sono di per sé un male, è la mancanza di equilibrio, l'esagerazione, alle volte anche nel troppo poco, a farli diventare una disposizione che il cielo non vuole. L'incontinenza però offende di meno Dio, e per questo tali peccatori risiederanno in eterno prima e fuori della città di Dite. La seconda disposizione che il cielo non vuole è la malizia, come già scritto in questo canto, d'ogni malizia codio in cielo acquista. Quindi si ribadisce il non volere queste disposizioni da parte del cielo. L'ultima di queste è la più grave, dato che sono elencate in ordine di gravità e di lontananza da Dio, è la bestialità matta, che se bestialità e quindi non umanità non bastava, è stato aggiunto anche matta, in ingambamento matta e al verso successivo bestialità. Concetto ripreso anche in 3,5. Uomini siate e non pecore matte. L'essere umano è l'unico animale dotato di ragione. Usarla per fare del male lo fa diventare bestia, anzi peggio. Usarla per fare del male a chi vuole fare del bene lo fa diventare bestia matta. Lo scrivo nel Convivio, di come l'uomo possa vivere da bestia se non usa la ragione. E, chiaramente, estrapolando cosa viene detto e da chi lo dice e perché lo dice, anche in 1,26 scrivo: fatti non foste a vivere come bruti, qui matta, bestialità, come bestie, ma a perseguir virtù e conoscenza. Accattare dal latino capere, prendere, ma con una sfumatura negativa, è più un cercare di ottenere qualcosa, per lo più chiedendo con insistenza e con servilismo, da qui accattone e accattonaggio. Se tu riguardi ben questa sentenza e rechiti alla mente chi son quelli che su di fuor sostegnon penitenza, tu vedrai ben perché da questi felli sien dipartiti e perché men cruciata la divina vendetta li martelli. Se tu riconsideri, io considero nuovamente, bene questa sentenza, giudizio, e ti rechi, mi reco, porto, alla mente, memoria, chi sono quelli, i dannati, che sopra di fuori dalla città di Dite sostengono la penitenza, pena inflitta,
Tu vedrai, io vedrò bene, chiaramente, perché il motivo per cui da questi altri dannati dentro la città di Dite sono dipartiti, separati, e perché la divina vendetta li martelli, colpisca ripetutamente in modo meno crucciato, con meno ostilità. Come ho fatto nel canto precedente, riporto la definizione di sentenza data da Tommaso nella Summa Teologia 15. La conclusione del sillogismo relativo alle cose che si possono fare è un atto razionale ed è chiamato sentenza o giudizio perché segue la scelta. Lassù sopra, di fuori delle mura di Dite, se rifletto bene a chi abbiamo incontrato, ci sono gli incontenenti, appunto, e sono lì perché incontenenza men Dio offende e men biasmo accatta. E per questo men crucciata la divina vendetta li martelli. E così ho avuto la risposta, che già sapevo, fatta una ventina di versi fa. Perché non dentro della città roggia sono ei, gli incontinenti, puniti? Rechi ti rechi, quindi portare alla mente chi sono quelli, e cioè quelli che precedentemente ho chiamato quei della palude pingue, che mena il vento e che batte la pioggia e che si incontrano con si aspre lingue. Mentre Aristotele e Virgilio li chiamano semplicemente incontenenti. Questi felli, questi che hanno fallato, sbagliato, e in un 8 Flegias grida orse giunta anima fella, e per restare in tema, fellone ti ricordo che significa traditore. Virgilio mi sta sempre spiegando le varie collocazioni dei vari dannati. Sien sono dipartiti, separati. Dipartire è un termine che troviamo soprattutto parlando d'amore, e quindi i due amanti che sono dipartiti e di vita, e quindi la morte diventa il distacco dalla vita, la dipartita appunto. La divina vendetta è più volte citata nella Bibbia, ma è fondamentale il passo dell'Antico Testamento, Deuteronomio 32, che devo leggere almeno parzialmente. Egli, Dio, è la roccia, l'opera sua è perfetta, poiché tutte le sue vie sono giustizia. È un Dio di fedeltà e senza ingiustizia, egli è giusto e retto. Ma essi si sono corrotti, non sono suoi figli, a motivo della loro colpa, generazione contorta e perversa. È così che ripagate l'Eterno, o popolo stolto e insensato? Non è Lui tuo Padre che ti ha comprato? Non è Lui che ti ha fatto e ti ha stabilito? Essi mi hanno reso geloso con ciò che non è Dio, mi hanno provocato ad ira con i loro idoli vani, e io li renderò gelosi con gente che non è un popolo, li provocherò ad ira con una nazione stolta, poiché un fuoco si è acceso nella mia ira e brucerà fino nel più profondo dello Sheol, tomba. Divorerà la terra e i suoi prodotti e darà fuoco alle fondamenta delle montagne. Io accumulerò su loro calamità, esaurirò contro di loro le mie frecce. Essi saranno consumati dalla fame, divorati da un caldo bruciante e da terribile pestilenza. Manderò contro di loro le zanne delle belve, con il veleno dei serpenti che strisciano nella polvere. Poiché sono una nazione che ha perso il senno e non vi è in essi alcuna intelligenza. Se fossero saggi comprenderebbero questo, considererebbero la fine che li aspetta. Ma le loro vite viene dalla vite di Sodoma e dalle campagne di Gomorra. Le loro uve sono uve avvelenate e i loro grappoli sono amari. Il loro vino è un veleno di serpenti, un veleno crudele di aspidi. Tutto questo non è forse conservato presso di me, sigillato nei miei tesori? A me appartiene la vendetta e la retribuzione. A suo tempo il loro piede vacillerà, poiché il giorno della loro calamità è vicino e le cose preparate per loro si affretteranno a venire. Questo passo fondamentale, che riassume in prosa ciò che ho scritto e scriverò riguardo alle pene infernali, è poi ripreso ben 2 volte nel Nuovo Testamento. Romani 12,19: non fate le vostre vendette, cari miei, ma lasciate posto all'ira di Dio, perché sta scritto: a me la vendetta, io renderò la retribuzione, dice il Signore.
ed Ebrei 10:30. Noi conosciamo, infatti, colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione. E ancora, il Signore giudicherà il suo popolo. Martellare già di per sé dà l'idea di colpire qualcuno ripetutamente, però nel caso degli incontinenti la divina vendetta è di meno crucciata, ostile, seppur sempre terribile ed eterna. In 1:24 scrivo: O potenza di Dio, quant'è severa, che cotai colpi per vendetta croscia. O sol che sani ogni vista turbata, tu mi contenti sì quando tu solvi, che non men che saver dubbiar m'aggrata. Ancora indietro un poco ti rivolvi, diss'io, là dove di cusura offende, la divina bontade e il groppo solvi. O sole che sani ogni vista turbata, abbuiata, tu, Virgilio, mi fai così tanto contento quando tu, Virgilio, risolvi i miei dubbi, che il dubitare mi aggrada non meno del sapere la verità. Rivolgiti ancora un poco indietro, dissi io, là dove, nel punto in cui, dicesti che l'usura, guadagnare su altri soldi, offende la bontà divina e sciogli il nodo. Nel primo verso, a livello letterale, c'è scritto che il sole, con la sua luce sana, recupera ogni vista che è turbata, ostacolata, interrotta dal buio. Insomma, con la luce del sole riesce a vedere nel buio. A livello allegorico significa che la sapienza sana ogni mente ignorante. A livello anagogico significa che Dio sana ogni anima turbata dal male. Il sole è ciò che meglio rappresenta Dio nel mondo sensibile, lo dico già nel convivio, e nel primo canto, dove anche lì scrivo ogne, che mena dritto altrui per ogne calle. Il vero Dio, qui a essere chiamato sole non è il vero Dio cristiano, ma il pagano Virgilio, sempre a ribadire la vicinanza col quale tratto cristianesimo e paganesimo. In questo e in altri casi, 2:6, e se licito me, o sommo Giove, Gesù Cristo, che fosti in terra per noi crocifisso. Quando Virgilio mi spiega le cose è così chiaro che il dubitare non mi aggrada meno che il sapere, così appunto se dubito ho la possibilità di ricevere la sua spiegazione. Tale elogio che gli rivolgo ovviamente anticipa un'altra richiesta. Tale comportamento già visto più volte si chiama captatio, captare, benevolenzie, la benevolenza. Ma senza alcuna eccezione negativa. Il verso che non men che saver dubbiar m'aggrata rimane comunque, anche se estratto dal contesto, una certezza. Bisogna ugualmente essere attratti dal dubitare, oltre che dal sapere. Ciò riprende il Tuscolane Disputazione 539 di Cicerone, dove Pitagora spiega il termine filosofo. Pitagora, tuttavia, rispose che la vita degli uomini gli sembrava simile a quel mercato che era allestito come maggior fasto per la celebrazione dei giochi di tutta la Grecia. Infatti, come là, alcuni aspiravano alla gloria conferitagli dagli esercizi fisici e alla notorietà conferitagli dalla corona. Altri erano attirati dal desiderio e dal vantaggio di vedere e comprare, dal vendere e comprare. C'era tuttavia un altro genere tra questi, ed era particolarmente nobile, cioè coloro che non chiedevano né la notorietà né il guadagno, ma venivano solo per vedere e per guardare attentamente lo spettacolo. Che cosa accadeva e in quale maniera. Come noi ci spostiamo da una città al mercato creando massa. Così arriviamo in questa vita da un'altra vita. Alcuni erano schiavi della gloria, altri del denaro. Erano pochi coloro che, date come inutili le altre cose, si dedicavano interamente all'essenza delle cose. Questi si chiamano amanti della saggezza. Il fondamento dell'essere filosofi e come lì è più che lecito contemplare, non cercando per nulla di accrescere i propri beni. Così nella vita è permesso adoperarsi a lungo alla contemplazione e alla comprensione delle cose su ogni cura. Lo studio della mia opera è rinchiuso proprio in questo verso, che non men che saver dubbiar m'aggrata,
Il dubitare deve aggradare non meno del sapere, in quanto porta a un maggiore approfondimento e quindi ad altri studi. E più che un segmento che parte dal dubitare e termina nel sapere, è più una circonferenza dove ogni volta che arrivi a sapere inizi di nuovo a dubitare e a approfondire maggiormente, formando però un cerchio che diventa ogni volta più grande. Non è un mero girare intorno, ma un diventare sempre più grandi. Tornando ai miei versi, chiedo a Virgilio di tornare un po' indietro, quando spiegava che l'usura offende la bontà divina. L'usura consiste nel prestare denaro per ricevere poi indietro il denaro più gli interessi, magari interessi altissimi. Quindi consiste nel guadagnare dei soldi con altri soldi. La fonte del guadagno consiste quindi nell'avere già dei soldi, darli via momentaneamente per riceverne ancora di più. Dettaglio: la parola usur sulla quale chiedo a Virgilio di indietro un poco ti rivolvi, è invece la prima volta che compare in tutta l'opera ed è seguita solo tra pochi versi dalla parola usur-iere. Non è comparsa né comparirà mai più, sfumature comprese. Virgilio mi aveva detto che il prossimo cerchio, il settimo, quello dei violenti, di violenti il primo degli ultimi tre, cerchio e tutto, è diviso in 3 gironi. Ma perché si fa forza a 3 persone, in 3 gironi è distinto e costrutto, a Dio, a sé, al prossimo. Parlando dei violenti contro Dio, poco dopo ha detto: si può, far forza nella deitade, col cor negando e bestemmiando quella, e spregiando natura e sua bontade. Qui divina bontade. Ecco il punto. Gli chiedo di tornare qui. Poi, solo dopo, Virgilio spiega: onde nel cerchio secondo s'annida ipocrisia, lusinghe e chiaffattura, falsità, ladroneggio e simonia, ruffian, barate e simile lordura. Ma gli usurai non sono tra questa simile lordura del secondo degli ultimi 3 cerchi, ma nel primo degli ultimi 3 cerchio, tra i violenti contro Dio. Gli usurai sono violenti contro Dio. Perché? Questa è la domanda che pongo a Virgilio, chiedendogli di approfondire ciò che prima ha solo accennato. Filosofia, mi disse, a chi la intende, nota non pure in una sola parte, come natura lo suo corso prende, dal divino intelletto e da sua arte, e se tu ben la tua fisica note, tu troverai, non dopo molte carte, la filosofia, la metafisica aristotelica soprattutto, mi disse Virgilio, a chi la intende, capisce, nota, rende noto, non soltanto in una parte sola, quindi in più parti, come la natura prende il suo corso dall'intelletto divino e dalla sua arte, lavoro. E se tu noti, io noto, bene, con attenzione, la tua, di riferimento aristotelica, fisica, troverò, non dopo molte carte, pagine, quasi all'inizio, riguarda la filosofia, qui il riferimento è soprattutto, ma non solo, non pure in una sola parte, alla metafisica di Aristotele, come scrivo nel Convivio 3.11. La metafisica, perché più necessariamente in quella, nella filosofia, termina lo suo viso e con più fervore, filosofia è chiamata. E il riferimento continua ad essere il filosofo, cioè Aristotele. Già da 1.4 vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Insomma, il lavoro di Aristotele, la filosofia, per chi la intende, lo dice in più parti che la natura, il lavoro di Dio, prende il suo corso, inizia la sua strada, come appunto un fiume fa dalla sua fonte, dall'intelletto divino e dalla sua arte, lavoro, da qui artigiano. L'arte di Dio è proprio la natura, cioè ciò che c'è nell'universo lo si può dividere in 2 categorie: le opere di Dio, la natura, e le opere dell'uomo, l'arte. E nella mia vita niente di ciò che c'è nell'universo non mi piacque di più che il corpo di Beatrice e ciò che rappresenta, come mi verrà detto proprio da lei in 2.31. Mai non t'appresentò natura o arte, piacer quanto le belle membra in ch'io, Beatrice, rinchiusa fui e che son terra sparte. E se il sommo piacer sì ti fall'io per la mia morte,
qual cosa mortale doveva poi trarre tre nel suo disio? La parola arte deriva dal latino ars, che ha come primo significato ogni attività mirata a progettare o a costruire in modo adatto e armonico qualcosa. La natura, il lavoro di Dio, prende il suo corso dall'intelletto divino e dal suo stesso lavoro. Accogli dentro di te la bellezza di tali concetti e versi. La natura nasce e prende il suo percorso, o direttamente da Dio con il suo intelletto, o dal lavoro che Dio stesso ha fatto. Quindi natura nasce dall'arte di Dio, che si chiama natura. La natura nasce e segue se stessa partendo dal divino intelletto. Tutto ciò è annotato nella tua fisica, quella mia di riferimento, sempre quella aristotelica, non dopo molte carte, sempre lì all'inizio, insomma, non lontano, dopo poche pagine. Il verbo notare compare 2 volte in questa coppia di terzine. Nel primo caso attivamente la filosofia nota, rende noto. Nel secondo caso passivamente la mia fisica dovrebbe essere da me notata, osservata con attenzione. Che l'arte vostra quella, quanto pote, segue come il maestro fa al discente, sì che vostr'arte a Dio quasi è nepote. Che la vostra, di voi uomini, arte, lavoro, segue, imita, quella, la natura, il lavoro di Dio, quando può, quindi non sempre, come al maestro, docente, colui che insegna, fa, segue, imita, il discente, discepolo, colui che impara. Così che la vostra, di voi uomini, arte, lavoro, è quasi, in un certo modo considerabile, nipote a Dio. L'arte è figlia della natura, la natura è figlia di Dio, l'arte è nipote di Dio. Così che si potrebbe quasi dire che, dato che il papà, l'origine della natura, il lavoro di Dio, e dato che l'arte, il lavoro degli uomini, è figlia della natura, seguendo questo sillogismo, grado di parentela, allora l'arte umana, il lavoro degli uomini, è figlia della natura e nipote di Dio. Ho chiamato tale grado di parentela sillogismo, il tipo fondamentale di ragionamento deduttivo della logica aristotelica, appunto. Di lui stiamo parlando, e la struttura logica detta da Virgilio adesso è di proposito ispirata a quella, costituito da una premessa maggiore, la natura è figlia di Dio, da una premessa minore, l'arte è figlia della natura, e da una conclusione derivante necessariamente, la natura è nipote di Dio. Nella fisica, 2.194a, Aristotele scrive appunto che l'arte imita la natura. Interessante come nel secondo verso, con l'accortezza di scrivere il primo l è da leggere al maestro e il secondo l è da leggere il discendente. Quindi come l'arte segue la natura, il discendente segue il maestro. Nel dettaglio il primo, l'origine, la fonte, è definito maestro, colui che insegna, e quindi docente. Il secondo è definito discente, colui che discerne, comprende con chiarezza il discepolo, l'allievo. In tale terzina sono presenti però, e messi in risalto dalla rima, sia un quanto pote che un quasi è nepote, quindi non sempre il nostro lavoro è figlio del lavoro di Dio. Monarchia 1.3.2 e 1.3.3, Dio eterno dà vita al genere umano in universale usando l'arte sua, cioè la natura. E perciò noi guardiamo a questo termine come un principio che dirige la nostra ricerca. A questo scopo si deve partire dalla consapevolezza che Dio e la natura nulla operano senza fine, ma tutto ciò che è posto in essere è in vista di un'attività. Da queste due, se tu ti rechi a mente, lo genesì dal principio convene prender sua vita e avanzar la gente, e perché l'usuriere altra via tene, per sé natura e per la sua seguace dispregia, poi chi in altro pon la speme. Se io reco a mente, ricordo l'inizio del Genesi, il primo libro della Bibbia, è necessario che la gente, gli esseri umani, ricavi il necessario, la sua vita da vivere e avanzi, progredisca, da queste due, dalla natura e dall'arte. E dato che l'usuraio segue un'altra via,
delira, non vivendo né avanzando di natura o di arte, disprezza attraverso sé, essendo usuraio, la natura, il lavoro di Dio, e attraverso lei, natura, la sua seguace, l'arte, il lavoro dell'uomo. Dato che in altro guadagnare dai soldi pone la sua speranza di guadagnarsi da vivere. Non solo dice ciò il pagano Aristotele dopo poche pagine che è iniziata la fisica, ma dice la stessa cosa anche il cristiano Genesi, anch'esso dopo poche pagine che è iniziato. Appunto brevissimo. Colgo l'occasione per dirti il perché, dall'inizio della mia spiegazione scientifica, chiamo il primo libro della Bibbia lo Genesi e non la Genesi, perché al mio tempo, e tale passo lo conferma, viene chiamato così. Allora, dato che è una spiegazione scientifica, quindi più fedele possibile al volere di me stesso, Dante, l'autore, continuo nella spiegazione a chiamarlo così. Come dico Aristotele con la I, Caron invece di Caronte, eccetera. Cosa c'è scritto dal principio dello Genesi? Beh, proprio l'inizio, Genesi 1.1, in principio Dio creò il cielo e la terra. Quindi sicuramente la natura, lo suo corso prende dal divino intelletto. Confermato, ma andando anche in questo caso non dopo molte carte, nello Genesi 2.2. Allora Dio, nel settimo giorno, portò a termine il lavoro che aveva fatto, la natura, e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Per poi arrivare al terzo capitolo, dopo la disobbedienza di Adamo ed Eva, nel quale Dio dice all'uomo, versetti 17, 18 e 19, all'uomo Dio disse, poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo detto, comandato, non devi mangiare, maledetto sia il suolo per causa tua. Con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per te e mangerai l'erba campestre. Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere tornerai. Volevo arrivare a questi versetti dello Genesi in quanto Virgilio sta parlando di lavoro divino e umano, e dopo che Dio ebbe lavorato e poi riposato, l'uomo disobbedì, e da questa disobbedienza nacque, per punizione, il lavoro dell'uomo, che deve svolgere con dolore e con sudore. Ciò ha stabilito Dio per l'uomo. Invece l'usuraio guadagna né dal dolore né dal sudore. L'usuriere altra via tene. Delira, per riprendere un concetto usato poco fa, dispregiando ciò così sia l'opera di Dio sia l'opera dell'uomo, dato che in altro guadagnare dai soldi prestati tiene la speranza, per questo, in conclusione, è violento contro Dio. Mi soffermo molto per spiegare il perché sia così grave e offenda Dio il guadagnare dei soldi prestati con interesse piuttosto che dal lavoro. Nella Bibbia non si tratta dell'importanza del lavoro e del limitare solo nello Genesi, ma con molta chiarezza anche nel Nuovo Testamento, seconda lettera ai Tessalonicesi 3 da 6 a 11. Vi ordiniamo pertanto, fratelli, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, di tenervi lontani da ogni fratello che si comporta in maniera indisciplinata e non secondo la tradizione che ha ricevuto da noi. Sapete infatti come dovete imitarci, poiché noi non abbiamo vissuto oziosamente fra voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e sforzo, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuole lavorare neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. Citazione anche al tesoretto di Brunetto Latino. E un altre che non cura di Dio e di natura si doventa usuriere. Ma seguimi ormai che il gir mi piace, che i pesci guizzan su per l'orizzonta e il carro tutto sovra il coro giace e il balzo via là oltre si dismonta. Ma adesso seguimi a me Virgilio, ormai che il giro delle stelle mi piace, è giunta l'ora, poiché i pesci, la loro costellazione, guizzano su, salgono velocemente, attraverso l'orizzonte di Gerusalemme. E tutto, integralmente, il carro, l'Orsa Maggiore,
giace, si stende lentamente, sopra il vento coro a nord-ovest. E il balzo, il dirupo, si smonta, scende là oltre, più avanti. Adesso basta parlare, è giunta l'ora di procedere fisicamente nel viaggio. Quale ora? 1-1, tempera dal principio del mattino. Poi siamo partiti col crepuscolo, 1-2, lo giorno se ne andava e l'aere bruno. In 1-7 è stata superata la mezzanotte, già ogni stella cade che saliva. E adesso sono circa le 4 del mattino. La costellazione dei pesci supera la linea dell'orizzonte di Gerusalemme. La costellazione dei pesci attivamente guizza fuori, come appunto i pesci guizzano. In 1-1 è stata implicitamente citata la costellazione dell'Ariete, che segue quella dei pesci. Là non si parlava però di orario del giorno, ma di mesi dell'anno, e il Sol montava in su con quelle stelle che erano con lui quando l'amor divino. Risulta sempre interessante come le ore del giorno vengano indicate orientandosi con le stelle in cielo, anche qui sottoterra, un luogo che viene descritto risuonavan per l'aere senza stelle e poi sempre in quell'aura senza tempo tinta, quindi non solo non ci sono le stelle, non essendo visibili letteralmente e allegoricamente, ma non c'è neanche il cielo, ma non c'è neanche il tempo, un dono fondamentale che si ha solo in vita. Se da una parte i pesci guizzano su, contemporaneamente, guardando dallo stesso punto ma dal lato opposto, l'Orsa Maggiore si trova dove c'è il vento coro, cioè a nord-ovest. Tramonta. I pesci guizzano su velocemente, il carro dall'altra parte invece giace lentamente. Ovviamente la Terra si trova al centro dell'universo, ferma, e le stelle e i pianeti, i cieli, gli girano intorno. Il balzo dell'ultimo verso riprende d'un'alta ripa del primo verso e anche questo cerchio si chiude con questo canto.